Ciao amici del bosco, oggi vediamo come abbiamo riprogettato l'orto del bosco di Ogygia insieme a Carlo. L'ultimo colpo di forca. Abbiamo deciso al bosco di Ogygia di riorganizzare il nostro orto perché vogliamo produrre molto di più. Fino a qui abbiamo creato tante piccole aree di orto che ci creavano anche un po' di problemi nell'organizzazione. Invece con l'aiuto di Carlo, che è esperto, adesso ci racconta la sua esperienza, abbiamo deciso di organizzare in maniera molto più sistematica il lavoro all'orto. E quindi vi facciamo vedere quello che abbiamo fatto finora e come intendiamo procedere. Carlo, quando sei arrivato al bosco di Ogygia e hai visto come era messo l'orto, che hai pensato? Che c'era del lavoro da fare come nella maggior parte dei posti, ma si vede che il lavoro riesce a essere fatto con gran naturalezza in questo posto, quindi è sempre un piacere. Tu hai parecchia esperienza nell'organizzazione di orti, diciamo così. Vai un po' come si va a casa a rimettere in ordine quando una famiglia non riesce a tenere ordine, tu vai nell'orto e rimetti in ordine l'orto. Sì, diciamo così, in effetti, questo è quello che cerco di fare. E qui mi hai già dato una grossa impostazione. Cosa abbiamo fatto fin qui? In questo caso abbiamo cercato di trasformare quello che era un orto che non aveva una forma ben definita in una coltivazione fatta con strisce permanenti. Questo ci permette di semplificare il processo di progettazione, ci permette di avere delle operazioni chiare da fare in momenti specifici, senza quindi dover passare da quelle fasi problematiche in cui oddio cosa faccio oggi, che cosa è bene che faccia, questo lo taglio, lo lascio, aspetto, lavoro la terra. Questo sistema di organizzazione dell'orto ci permette di standardizzare molto i lavori rispettando comunque quello che è un processo di rigenerazione. Il processo è iniziato circa un anno fa, quando abbiamo lavorato la terra e fatto il sovescio per ripartire da lì, dalla fertilità del suolo. Esattamente, quello è sempre un primo passo fondamentale, ci ha permesso di creare un punto zero e da lì abbiamo potuto iniziare a disegnare quello che è la nostra figura che adesso sta piano piano prendendo forma. Oggi condividiamo questo modello di lavoro sperando che possa essere di spunto anche per i vostri orti. Stiamo lavorando per adesso su 5 strisce di orto lunghe 20 metri ciascuna. Alcune sono già pronte, le abbiamo preparate per questo inverno. Carlo, come abbiamo lavorato? Cosa abbiamo messo qua? Le piante che stanno dentro ogni striscia sono frutto di una progettazione e di una rotazione colturale che è stata studiata in base a quelle che sono le vostre esigenze e anche le caratteristiche del luogo. In questo caso abbiamo una striscia che è occupata per metà da porri e per metà da insalata. Una volta che questa coltura si sarà esaurita, dovrà immediatamente succedervi un'altra coltura che dovrà avere dei tempi di semina o piantumazione corretti con questa qui. Non possiamo ovviamente mettere una pianta che ha bisogno di essere messa, faccio un esempio, a marzo, se la coltura precedente andiamo a toglierla a giugno. Questo è un po' la parte più complessa nello studio di una rotazione, ma con un po' di pratica si riesce a fare. Stessa storia per quanto riguarda la successione che ci sarà tra una striscia e l'altra. Infatti non soltanto una rotazione avviene lungo la striscia, ma avviene anche tra le strisce, proprio per non ripetere costantemente le stesse colture nello stesso terreno. Tanto per intenderci, questa striscia di porri e insalate l'anno prossimo la trasporteremo su questa di qua. Questa striscia che è fatta di cavoli la andremo a trasportare nella successiva. Quindi diciamo che la rotazione dovrà riuscire a legare tutti questi passaggi, tutti questi movimenti di piante. Questo è lo schema delle coltivazioni per i prossimi anni. Naturalmente potremo perfezionarlo, ma intanto siamo partiti dal dato di fatto. Cosa abbiamo coltivato quest'estate? Abbiamo calcolato in base ai tempi in cui si potevano liberare le aiuole cos'altro mettere. Questo schema ve lo lascio, trovate il link in descrizione per scaricarlo. Comunque maggiori informazioni su come si progetta un orto e tutte le successioni le trovate all'interno del corso sulla permacultura con la lezione di Carlo. Per la lavorazione abbiamo utilizzato la grelinette, è stato un lavoro abbastanza semplice perché la terra era già bella soffice con le radici precedenti e poi lavoriamo, importante, con dei passaggi fissi. Questo ci semplifica un bel po' il lavoro. Esatto, individuare le zone coltivate e differenziarle dalle zone di camminamento è molto importante.
Questo ovviamente ci dà la possibilità di dare la maggiore energia possibile alla nostra zona lavorata, quindi concentrare il compost, concentrare le operazioni colturali, tutto nel minimo spazio necessario che ci serve proprio per coltivare. Però è anche altrettanto importante rispettare i sentieri. Infatti, come si può vedere, abbiamo già pacciamato alcuni dei sentieri, dovremo aggiungere pacciamatura soprattutto perché stiamo andando verso il periodo invernale e non vogliamo arrivare a compattare eccessivamente il suolo fin quando non si arriva al punto in cui l'erba non cresce più. Questo crea disturbo semplicemente perché ovviamente è sempre spiacevole camminare nel fango, ma soprattutto va a rovinare quello che è la qualità del suolo. Noi vogliamo che i nostri sentieri non siano semplicemente delle zone che consideriamo avere sotto i piedi, vogliamo che siano dei momenti di connessione tra un'aiuola coltivata e un'altra. Infatti sotto è laddove micorrize, insetti, animali e microrganismi possono passare e inoculare, diciamo, e trasmettere informazioni in tutta la nostra area. Dobbiamo vedere quest'area, per quanto divisa in strisce, come un unico elemento che viene coltivato tutto assieme. Infatti l'obiettivo è avere tanto humus anche proprio nelle strisce di passaggio. Sì, si creerà tantissima concimazione perché ripeteremo le pacciamature finché non arriva uno strato di erba spontanea abbastanza stabile che ci permette di non dover più pacciamare. Una cosa che non stavo facendo nell'orto, che invece mi hai spiegato essere molto importante, è la creazione di un piccolo solco ai bordi appunto dell'aiuola coltivata. Serve a difenderci dalle erbe spontanee. Serve a delimitare sempre di più e più chiaramente la zona coltivata dalla zona calpestata. Comunque crea anche quello che può essere un piccolo accumulo di materia organica e di umidità che comunque va ad aiutare a volte lo sviluppo delle nostre piante. È comunque dal punto di vista estetico estremamente utile, dal punto di vista pratico e funzionale soprattutto ci aiuta proprio nella difesa dalle infestanti che ovviamente dal sentiero vogliono spingersi verso il fertile e morbido suolo che troviamo nelle nostre aree coltivate. Un'altra cosa che Carlo mi ha spiegato e che mi mette un po' d'ansia è il fatto di decidersi ad un certo punto di eliminare le colture anche quando ci sembra che ci sia del raccolto da fare, ma quando è il momento, giusto? Qui c'è una bellissima zucca, questa l'ho salvata, me l'ha concesso. Vediamo quanto ancora riesce a maturare, un po' in ritardo, ma quest'anno insomma è andata così. Qui abbiamo ancora qualche fagiolo da raccogliere, ma non è il caso di aspettare oltre. Fagioli, pomodori, ormai siamo quasi ad ottobre e le temperature stanno abbassando sensibilmente. È inutile mantenere a terra delle piante che non produrranno altro frutto, ma che possono ancora essere molto utili perché possiamo crearci una nuova gabbia di compost, può essere utile come pacciamatura per il suolo, abbiamo della materia organica da utilizzare, il concetto è questo. E soprattutto abbiamo un terreno in tempera in questo momento, quindi non perdere il momento del terreno in tempera, soprattutto in questo suolo che comunque ha una buona parte argillosa. Altrimenti che cosa possiamo fare? Possiamo ritrovarci a dover piantare un sovescio magari dopo numerose piogge e non possiamo farlo perché il terreno è troppo bagnato e dobbiamo aspettare. Questo sistema di coltivazione prevede di cogliere l'attimo. Quando abbiamo dei momenti opportuni, l'obiettivo è mantenere, non a tutti i costi, ma impegniamoci a mantenere quello che è la funzionalità della rotazione che abbiamo creato. E questo vuol dire essere sempre coscienti e consapevoli dello stato del nostro terreno e fare le giuste operazioni per mantenerlo. Quello che andremo a fare adesso, per rispettare i tempi, sarà cogliere gli ultimi fagioli, cogliere gli ultimi pomodori verdi che metteremo a maturare in cantina, dopodiché passare con il decespugliatore e trinciare tutta l'erba che troviamo, tutti i resti delle piante che lasceremo in loco, copriremo con la plastica, così da preservare lo stato di tempera del suolo che abbiamo adesso e metteremo in cassaforte tutta questa materia organica, tutta questa fertilità e tutto questo stato di lavorazione di tempera del suolo. Questo perché? Perché tra un mesetto circa andremo a scoprire, rilavoreremo il terreno tanto quanto ci basta per poter piantare in questa zona delle fave e in quest'altra un sovescio. Nell'altra striscia, invece, che è l'ultima che rimane da, diciamo, sistemare, manterremo la zucca cercando di farla maturare il più possibile, manterremo i cavoli residui dell'estate fino a che non saranno pronti
Manterremo il radicchio, manterremo dei pochi sedani rimasti e faremo delle lavorazioni puntuali per inserire gli ultimi finocchi, l'ultima piantumazione di finocchi. Quindi dobbiamo arrivare ad avere prima che l'inverno sia entrato, le condizioni sufficienti per poter inserire le prossime colture. Sto prendendo gli ultimi fagioli dall'occhio, useremo se possibile anche quelli rimasti un po' freschi, sono gli ultimi e qua prepariamo l'aiuola per le prossime. Bene Franci, qua siamo pronti per trapiantare, vieni te? Trapianto finocchi, Carlo mi suggerisce di cimarli, ovvero di togliere un pezzettino di foglia per semplificare loro la vita nell'attecchimento. Io soffro un po', devo dire. Ora questo però guarda come sta. Questo serve a sminuzzare il più possibile le piante, quindi aumentare la superficie di contatto della materia organica che andremo poi a coprire con una plastica, favorendo di conseguenza un processo di compostaggio. Questi rinnovi bellini li può lasciare? La lasciamo nelle lumache. Certo, mi sembra un'ottima idea. E ora copriamo, così manteniamo la tempera, aiutiamo la decomposizione e proteggiamo i microrganismi che stanno lavorando. La cosa bella di tutto questo lavoro è la programmazione. Le aiuole sono state create pensando a come coltivarle negli anni successivi. Quindi c'è una successione ben precisa che insieme a Carlo abbiamo immaginato. Ci potranno essere delle modifiche, ma insomma ci siamo fatti uno schema già preciso. Abbiamo visto l'aiuola con tutte le insalate e i porri ed è la prima. La seconda tutta dedicata ai cavoli, abbiamo messo altre brassicacee, i finocchi, ok, più qualche cultura adesso che andrà a finire. Nella quarta solo sovescio, nella quinta metteremo al momento giusto le fave. Ma sappiamo anche cosa mettere nell'estate del 2023. Dove avevamo porri e insalate ci andranno i pomodori, dove ci sono i cavoli ci andranno le cucurbitacee, ci andranno le zucche, le zucchine, i cetrioli, eccetera eccetera. Dove avevamo i finocchi mettiamo le cipolle, il sovescio lo facciamo seguire dalle insalate, da varie semine, così sarà pronto presto per quello che serve. E dove abbiamo messo le fave però facciamo ancora riposare perché le fave finiscono abbastanza tardi, ma quella aiuola sarà pronta per l'inverno 2023-2024. Ma abbiamo già le idee chiare anche per tutto l'inverno 2023-2024 e ci siamo fatti un'idea anche dell'estate del 2024. Con il tempo saremo molto regolari, le aiuole praticamente slitteranno, le successioni sono messe in modo da dare il tempo al terreno di rigenerarsi e non mettere mai piante simili nella stessa aiuola. Ho fatto un disegno di tutte queste successioni, se volete potete prendere spunto, ma naturalmente ognuno deve pensare a quali sono soprattutto i suoi gusti, i suoi consumi. E grazie a tutti per essere arrivati sino a qui, speriamo che questo lavoro vi sia stato utile. Vi lasciamo anche il link del corso Permacultura dove potete trovare un capitolo tutto dedicato alla cura della terra e alla progettazione dell'orto. Al prossimo video!